Il progetto Italian Roots, Montagne senza confini, è nato con l'idea di far conoscere il mondo della montagna da un punto di vista un po' diverso. Con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con il contributo dell'Istituto Italiano di Cultura di Sofia, i Ragni di Lecco, i Ragni della Grignetta e il CAI bulgaro, un progetto realizzato per cercare di far conoscere un modo molto rispettoso di vivere la montagna. Questo progetto nasce, come spesso succede, dalla passione. In questo caso è la passione di un ragazzo che lavora al Ministero degli Esteri ed è un arrampicatore, ha visto il nostro progetto La Pietra del Sud e ci ha proposto di esportarlo negli altri paesi europei del Mediterraneo attraverso gli istituti italiani di cultura all'estero. L'Istituto di Sofia ha accettato il nostro progetto e siamo qui e abbiamo realizzato questa bellissima falesia assieme agli amici bulgari. È stata una grande esperienza. Sicuramente il primo aneddoto è stato il viaggio. Dalla Slovenia stavamo entrando in Croazia, Mauri guidava, io ero seduto davanti, dietro c'erano gli altri, mettiamo sulla mascherina, tutto ok, arriviamo in dogana, il doganiere è fermo, ci guarda, non dice niente, ci guarda, Mauri gli dà i suoi documenti e dietro il Pedeferri scoppia a ridere e fa tanto non mi vedi ridere, c'è sulla mascherina. Il doganiere niente, ci ha detto che ci avrebbe rimandato in Italia perché lo stavano prendendo in giro. Quindi questo, aspetta, è caduto la testa. Questo è un po' il primo aneddoto, già prima di arrivare a Chiodare. My name is Ivo Ninov. I'm from Bulgaria, Bulgarian climber. I live here in the area of Lakatnik. I have been developing other climbing areas here in the zone where we are at the moment. I got involved in the project with the Italian Cultural Institute in Bulgaria via my friends Simone Pedeferre and Paolo. Avendo Ivo qua, fortunatamente era una persona che conoscevo, avevo già collaborato con lui con Fight10, erano anni che ci conoscevamo, non sapevo che era finito a tornare in Bulgaria, cioè così per caso a un certo punto un mio amico mi ha detto ma guarda che c'è Ivo che è ritornato nel suo paese, allora abbiamo contattato Ivo e da lì Ivo è stato un punto di riferimento per noi qui così. Soprattutto sia per trovare le possibili zone e poi anche la logistica l'ha pianificata lui ed è stato proprio un punto importante, ecco, di questo progetto. Lakatnik is a very special place for the Bulgarian climbing. Some areas here, just behind the corner, have been some of the first areas developed for climbing in Bulgaria. Since the 1920s, people have been climbing around here. With time we've been developing the place for sport climbing. The 90s actually was the big breakthrough to the sport climbing here in this area. And in the past years, people have been focusing over the Vrăjite Dupki, which has 340 routes right now at the moment, up to 9A. And this area here was developed a little bit, like only a few routes were made by Bulgarian climbers. And we all agreed this place deserved to be developed. And it's been an amazing experience. And the last 7 days, like 5 climbers from Rane de Leko and 2 Bulgarian climbers, me and Nikolai Petkov,
been working here in the area, and we managed to create 41 new lines. And you know, like every day I drive to my house, and when I drive back I always see this place just it's in front of me, like in my eyes every day, and I always thought someday it would be nice to develop some routes, and now we got lucky this to happen. Siamo arrivati qua, ci hanno accompagnati Ivo e Nick a vedere la loro falesia. All'inizio un po' tutti siamo rimasti un pochino così, un po' questa roccia un po' cotta, ci ho detto ma sarà veramente di qualità ottima come ci aveva garantito Simo. Poi invece lavorandoci sopra abbiamo scoperto che è una roccia di una qualità ottima, particolare, ricorda dalle gocce di calcare verdoniane a tanti altri luoghi che abbiamo scalato come Ciuliglia, come Siurana, muri mai troppo strapiombanti, quindi si è potuto chiodare anche dei tiri abbastanza facili. Il capocantiere Pedeferri ci ha detto che dovevamo chiodare anche dei tiri facili, quindi ci siamo impegnati su questo diedro. Qui abbiamo cambiato il profilo perché abbiamo tirato giù dei frigoriferi enormi. No, sto pulendo adesso questo piccolo porzione di sentirino che porta dove c'è quella grotta lì e una cengia dove abbiamo chiodato 4-5 tiri molto belli su una placca grigia. Allora adesso dobbiamo tagliare 4 piante. Sono Jordanka e sono nata in Bulgaria e sono venuta a trovare la mia famiglia e ho deciso di venire a trovare i miei amici qui. Subito mi hanno trovato un lavoro, aiutare a fare i sentieri, tagliare alberi, vegetazione, e sono stata tutto il tempo a lavorare con loro, mi sono divertita tantissimo. Anche vedere come si fa una falesia, quanto il lavoro è incredibile. Abbiamo trovato un muro molto interessante dove già c'erano in un piccolo settore 8 tiri, in un altro più distaccato 3 tiri, e la nostra idea era di dare un collegamento a tutti i tiri, quindi abbiamo chiodato tutta la fascia centrale che mancavano i tiri. È stato un lavoro lungo, pesante, abbiamo lavorato 7-8 giorni senza il famoso giorno di riposo, il 7° giorno si lavora. Allora, per attrezzare qui in Bulgaria, insieme ai ragazzi bulgari, abbiamo deciso di utilizzare i fittoni resinati, poiché la roccia in alcuni punti ha una base di arenaria ed è molto tenera, e quindi con il classico ancoraggio meccanico, il classico fix, non sarebbe stato sicuro il 100%. Abbiamo utilizzato, per riuscire un po' a vedere le linee, a pulirlo, che degli ancoraggi rimovibili, che servono per tenerci poi frazionati e tenerci dentro quando lavoriamo, per poi andare a preparare quello che sono i fori con gli scassi per raccogliere il nostro fittone resinato. Adesso andremo a fare il foro, foriamo con la punta del 12, prepariamo già lo scasso che è un alloggio per la parte finale del fittone, dopodiché andremo a pulirlo molto bene con pompetta e scovolino in modo da non lasciare polvere all'interno.
Allora, una volta forato e creato poi lo scasso, andiamo a verificare con il fittone che la profondità appunto dell'invito sia corretta, in modo che poi quando andremo ad inserire la resina, la parte qua inferiore del fittone deve essere praticamente annegata all'interno dello scasso. Quindi inseriamo, controlliamo se abbiamo fatto le cose bene. This is perfect, so it's not gonna spin. The quick draw is hanging perfectly and we're ready. Trentacinquesima sosta, 7° giorno di lavoro, ma a noi ci piace. Che questo è proprio il controllo finale. Dopo aver trovato la via e aver messo i fittoni, si controlla che tutti i fittoni funzionano bene, non danno fastidio con la roccia, quindi lavora bene il moschettone. E se la resina va tutto bene, e una volta controllato questo si passa pian piano nel pulire con questo strumento moderno, grazie a Mauri. Questo è proprio il finale della via per essere pronta a scalata. Perfetto. Prodavaš li si černite oči, trnke Todorke, černa čerešom. Prodavam si giti da gi kupiš, trnke Todorke, černa čerešom. Prodavaš li gi az da gi kupja, trnke Todorke, černa čerešom. Az da gi kupja za svoja duša, trnke Todorke, černa čerešom. Dojdi libele doma na večera, dojdi libele doma na večera. Oh libele doma na večera, libele doma na večera. Dojdi libele doma na večera, dojdi libele doma na večera. Oh libele doma na večera, libele doma na večera. Io ho guardato il sito e ho detto, secondo me si può fare qua, ha determinate caratteristiche, la sentieristica ottima, l'esposizione buona, ha un parcheggio ecocompatibile perché è raggiungibile con i mezzi da Sofia molto velocemente e quindi aveva tutte le caratteristiche che noi cercavamo per un progetto. Dopodiché la nostra sorpresa è stata la roccia. Non pensavamo che la roccia in verità era così bella, di così ottima qualità, ha degli appigli fantastici, alterna delle tacche e dei verticali a zone di gocce bianche, grigie. Cioè, è stata una sorpresa veramente, nella sorpresa del posto è stata la sorpresa più grossa. Nei primi 4 giorni di esplorazione, trovare il posto giusto dove credere che si poteva creare una cosa del genere e avere la visione è stato forse il punto clou per me, dove mi sono messo in gioco, perché decidere che tutta la squadra chiodava e poteva uscire una cosa del genere non era facile mentalmente da realizzare in un paese fuori dall'Italia, con tutte le sue problematiche, sia di portare quel materiale che portare una squadra così grande a chiodare una struttura che è lontana da casa. Per cui per me è stata una sfida importantissima questa.
È stato un bel progetto, un bel sogno. Praticamente io e Simone eravamo già stati giù 5 giorni fondamentalmente a girare per la Bulgaria, a vedere falesie, muri, sbinocolare, guardare ovunque per trovare la location giusta. Ne abbiamo viste davvero tante e quando abbiamo visto questa ricordo che i bulgari che erano in giro con noi non erano pienamente convinti, anche se c'era già qualche tiro qua e comunque era un muro molto vicino a dove loro vanno spesso a scalare perché è di fronte a una falesia delle più grosse. E non erano molto convinti, la roccia all'apparenza sembrava un po' così, però cacchio devo dire che Simone ha avuto la visione di dire prendo l'impegno di portare una squadra in questa falesia qua perché secondo me può uscire una bella falesia e devo dire grazie a Simone perché ha avuto un'ottima visione, una visione che ha portato a un ottimo lavoro. Mama veli li beleza, ljubi gušterko. Mama veli li beleza, ljubi gušterko. Ok li beleza, ljubi gušterko. Li beleza, ljubi gušterko. Mama veli li beleza, ljubi gušterko. Mama veli li beleza, ljubi gušterko. Ok li beleza, ljubi gušterko. Li beleza, ljubi gušterko. Мари, Мари, के कार गुजली के खोज लली सीले ते градина. Мари, Мари, के कार गुजली के खोज लली सीले ते градина. Per quanto mi riguarda, questa esperienza di chiodatura è stata molto importante e molto bella, perché fino adesso avevo chiodato solo vie di più tiri. In questo caso abbiamo costruito assieme in una settimana una falesia ed è molto bello condividere le fatiche, le soddisfazioni, i dubbi, anche se è molto faticoso lavorare 10 ore in parete, però si ride, si scherza e tutto diventa più leggero. E poi ho imparato anche a resinare, cosa che non avevo mai fatto in vita mia. Una grande esperienza sicuramente. Questo viaggio sicuramente porterò a casa questa parete che all'apparenza quando l'abbiamo vista nessuno convinceva ma era qualitativamente stupenda e questo lavoro seriale che siamo riusciti a fare in pochissimi giorni che ha portato a tantissimi tiri di una qualità secondo me pazzesca, tutti piuttosto lunghi, tutti chiodati bene. Questo me lo porterò a casa un po' come piccolo bagaglio mio personale e un po' anche come grande soddisfazione. Черните очи, и делали си мари вишни, чоречи, таки бати са черните
Penso che come gruppo Ragni dobbiamo essere molto orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto in questi anni, perché nel nostro piccolo abbiamo comunque contribuito alla realizzazione di diverse nuove falese e anche alla divulgazione con i nostri video. Il lavoro eccellente fatto dai ragazzi qua in Bulgaria non è che una tappa di questo percorso. Abbiamo già ricevuto diverse proposte anche da stati oltreoceano, quindi il mio è semplicemente un arrivederci, sperando di continuare a dare appunto questo piccolo contributo alla comunità arrampicatoria un po' di tutto il mondo con le nostre avventure, diciamo.